3, 2, 1, 0. Benvenuti a questo nuovo episodio di Spazio Ongaro, il podcast in cui parliamo a modo nostro di salute, di longevità, di crescita personale. In questo episodio parleremo di decisioni. Parleremo di decisioni viste come il punto di partenza, il punto di costruzione, la base con cui ognuno di noi costruisce la sua vita. Io sono Filippo Ongaro, sono un medico, sono stato per tanti anni medico degli astronauti all'Agenzia Spaziale Europea. Sono stato anche uno dei primissimi in Europa ad occuparsi di medicina anti-aging, di longevità, tema che oggi è diventato così popolare. Da tanti anni però mi occupo anche di coaching e di crescita personale, probabilmente influenzato da Sonia, che è mia moglie, che però è anche psicologa ed è stata con me all'Agenzia Spaziale Europea e mi ha influenzato spalancandomi le porte del tema crescita personale e coaching. Ciao Sonia, buongiorno. Grazie per questa introduzione sempre. Ciao a tutti. È vero, diciamo la verità. Io sono partito nella mia carriera professionale, sono partito molto concentrato sul miglioramento della prestazione fisica, sulla parte biochimica, fisiologia, eccetera. Poi però, mano a mano che abbiamo iniziato a lavorare insieme, ci siamo un po' contaminati. Tu sei diventata un po' più biologica, io sono diventato un po' più psicologico. E la nostra compatibilità fin dall'inizio si è creata anche lì, perché tu eri aperto per la mente, io ero aperta e affascinata dalle vie dell'organismo e così non avevamo tanto da discutere in modo conflittuale. Ok, allora oggi vogliamo parlare appunto del tema delle decisioni, che è un tema ovviamente molto complesso, che può essere visto sotto vari profili, ma credo che il punto di partenza giusto sia quello di considerare, capire che le decisioni sono i mattoni con cui costruiamo la nostra vita e questo per me vuol dire che la qualità della vita di una persona difficilmente può essere tanto più elevata rispetto alla qualità delle decisioni che la persona ha preso, anche se siamo consapevoli, lo diciamo tante volte, che non è che tutto nella vita dipenda da noi, ci sono anche delle belle batoste che arrivano dall'esterno, ma pur sempre il modo in cui decidi di reagire è una cosa che riguarda te. Sì, e le decisioni non ci accorgiamo neanche quante ce ne facciamo di decisioni. In realtà ogni momento nostro è pieno di decisioni inconsapevoli. Assolutamente, sì. Ecco, forse entriamo subito in missione longevità, parliamo più di una parte scientifica. Effettivamente, se pensiamo al significato neurobiologico del termine decisione, stiamo parlando praticamente di ogni cosa che accade nella nostra vita, non solo le decisioni consapevoli, ma anche la decisione di muovere la mano, di chiudere l'occhio, Esatto, e di muovere questa mano invece di questa. Esatto. E sono anche, e lo voglio dire subito, sono anche scelte che possiamo fare. E scegliamo tutto il tempo, ogni tanto ci sentiamo come se non avessimo nessun potere decisionale, nessuna libertà, invece possiamo decidere o scegliere in questo senso tante cose della nostra giornata. Allora, decisioni viste come processi neurobiologici complessi in cui ovviamente la corteccia prefrontale, cioè la parte più razionale, analitica del nostro cervello, permette appunto la pianificazione, rispetto però a un sistema più basilare, no? Il sistema limbico, che è più emotivo, che percepisce cose più semplici assieme alle parti ancora più profonde del cervello, quindi più minaccia, più sicurezza, e tutto questo influenza appunto la tipologia di decisioni che prendi, ma è importante ricordare che la nostra visione delle decisioni come qualcosa di esclusivamente razionale, cioè di qualcosa che possiamo sempre comprendere e capire, è una visione un po' sbagliata. Tant'è che molto spesso prendiamo delle decisioni e
poco dopo cominciamo a riflettere sul fatto che non sappiamo neanche perché le abbiamo prese e magari ci sentiamo in colpa per le decisioni prese. Sì. Questo è il cervello razionale che subentra, ma subentra dopo che le parti più istintive del cervello hanno deciso, diciamo, prima di sapere. È quello che viene detto proprio una specie di decision making, cioè di decisione inconscia. Sì, il cervello, la mente razionale lo percepisce come se è rimasto fuori dalla decisione. Sì, Perché esatto. in teoria, Lo è in in un pratica certo lo senso, è anche sì. perché i circuiti automatici hanno fatto la decisione Sì. senza la mente razionale e poi pensiamo spesso di aver fatto la cosa sbagliata e non teniamo in conto i fattori sulla quale la nostra biologia decide. E per quello ci sentiamo in colpa perché magari il tono era più infastidito di quello che poteva essere nei confronti di una persona o abbiamo fatto un errore che se fosse stata condivisa con la mente la decisione non avremmo fatto così. Io credo che sia questo importante affrontarlo in maniera un po' più dettagliata, cioè noi abbiamo sostanzialmente, torniamo alla suddivisione di Kahneman, okay, che ha vinto il premio Sì. Nobel per questo, sistema 1 e sistema 2, quindi abbiamo un pezzo del cervello, il sistema 2, che è la parte più razionale, più capace di pianificare, di analizzare e soprattutto, attenzione, capace di prevedere gli effetti nel tempo delle decisioni che tu prendi adesso. Noi tendiamo a identificare questa parte come il toto del cervello, no? Cioè come se fosse la totalità dei meccanismi cerebrali. In realtà sappiamo che è una netta minoranza, 5, 10, 15% dell'attività cerebrale avviene nella sfera del sistema 2. Che è scioccante. Che è pochissimo. Il resto avviene tramite il sistema 1, che è un sistema invece automatico, istintivo, veloce, che consuma poco energia, ma che ha una scarsissima capacità di proiettarsi nel futuro. Questo è il sistema del voglio il piacere adesso, voglio quella torta, voglio quel gelato, voglio quel bicchiere di vino e non mi interessa se più avanti nel tempo la ripetizione di questo comportamento diventa un problema. Per me l'urgenza è procurarmi che cosa? Quella dopamina in quel momento. Ecco da dove nascono i comportamenti che poi interpretiamo come contraddittori. Sì, esatto. Sono quelle situazioni in cui io, se mi identifico con la mente razionale, come succede a quasi tutti noi, dove io devo essere a casa, dove io devo esserci per il mio sistema 1, quell'animale, il me, che come diciamo spesso fa le giuste cose e sa cosa ci fa sentire bene, ma non sa bene delle conseguenze, non tiene in conto esatto. le conseguenze. Allora questo che chiamo, bisogna essere qui a casa e essere consapevoli di quello che sta facendo la propria parte automatica e poi gestirla con una certa amicizia. Esatto, poi aggiungiamoci per esempio lo stress a cui tutti siamo esposti, la stanchezza che è una caratteristica che condividono ormai moltissime persone, tutto questo incide sulla qualità delle decisioni che prendiamo, cioè si chiama proprio un processo che viene definito fatica decisionale, cioè il tema è quando più facilmente cadi nella trappola del piacere immediato, della compensazione immediata, quando ovviamente sei più stanco. Quindi è più difficile resistere al dolce la sera davanti alla televisione che alla mattina a colazione, perché molto semplicemente, ancora una volta, il sistema 2 che consuma tanta energia, quando è stanco tende a disattivarsi e lascia più spazio d'azione al sistema 1 che non bada alle conseguenze a lungo termine di ciò che facciamo. E per chi ama le metafore, e noi amiamo la metafora del cane e del proprietario, come abbiamo anche spesso detto in altre circostanze, è come se avessi un cane bello forte che all'inizio della giornata riesco ancora a tenerlo a bada al guinzaglio e ho ancora la forza. La sera magari questa forza non ce l'ho più e allora mi tira dove vuole l'animale. Esatto. Ecco, poi connettiamo anche decisioni e longevità, perché potrebbe sembrare un tema lontano e invece non lo è per niente. Le scelte ripetute nel tempo
decidono la traiettoria biologica di un soggetto. Ripeto, le scelte che ripetiamo nel tempo decidono la traiettoria, la rotta biologica che quella persona prenderà nel tempo. Che sarà la salute o la malattia esatto. o la rotta biologica in questo senso? Spiega. È questo, è esattamente questo. Cioè io posso spostare di pochissimo, no? Di pochissimi gradi la rotta. Supponiamo che io stia attraversando l'Atlantico, basta che in aereo, basta che sposti di 1 grado la rotta, invece di finire a New York finisco a Miami. Sì. Qui è lo stesso, bastano minime decisioni diverse giorno dopo giorno per portarti a una destinazione completamente diversa in termini di Questa salute. è una metafora forte anche che Sì. penso che può chiarire molto perché contano così tanto le piccole decisioni. Brava, e piccole decisioni non sono altro che abitudini, cioè sono decisioni automatizzate. Le abitudini cosa sono? Decisioni automatizzate che l'organismo fa per procurarsi tendenzialmente una buona dose di dopamina e di piacere col minimo investimento possibile. Quello che l'animale ha imparato a fare da certo, solo, anche sì. se noi non siamo consapevoli abbastanza per capire cosa stiamo facendo, perché la mente è sul progetto attuale o da tutta un'altra parte e non qua. Ecco, e quindi possiamo anche dire, l'abbiamo già citato ma risottolineiamolo, che la qualità della vita è la somma delle decisioni quotidiane che una persona prende e non può esserci una longevità sana senza un'elevata qualità decisionale. Cioè la longevità sana, sì certo ogni tanto è frutto della fortuna genetica, ok, ma nella stragrande maggioranza dei casi è il risultato di una alta qualità decisionale portata avanti negli anni. Sì, qualità decisionale in questo caso per la mia salute, per quello che mi fa bene, per quello che fa bene al mondo e non, decisioni consapevoli in realtà. Perché tante delle cose che facciamo in automatico, quando siamo consapevoli, non ci passano neanche per la mente. Esatto. E a proposito mente, magari andiamo sullo spazio per la mente e capiamo un po' perché è così difficile decidere, perché tu hai già detto che costa energia, il cervello, allora la parte del cervello che viene attribuito al sistema 2 è molto stancante, si può dire. Sì, richiede molta energia e il cervello, diciamo, tende sempre a risparmiare energia e quindi se può evitare di prendere delle decisioni che poi, tra l'altro, che al momento non mi danno lo stesso grado di piacere, ma mi danno un beneficio lontano nel tempo e mi costano però una certa fatica, e il cervello tende a non volerle prendere queste decisioni. Poi mettiamoci anche dei fattori, se vogliamo, un po' più prettamente psicologici, cioè la paura di sbagliare, che quindi ti blocca, l'illusione di dover aspettare un momento perfetto, che quindi ti porta a procrastinare, e tanti bias cognitivi che caratterizzano il nostro cervello, come l'avversione alla perdita, il bisogno di certezze, quello che abbiamo detto, la ricerca del piacere immediato, questo mito che tante persone coltivano della decisione perfetta, che non posso decidere fino a quando tutto non è perfetto, mentre per esempio noi nel coaching strategico tendiamo sempre a dire che i problemi si risolvono agendo, non si agisce quando hai risolto tutti i problemi. Spesso è così e dovrebbe essere così quando ci sentiamo oberati di problemi. E c'è anche un grande errore che tutti facciamo, che vediamo spesso, che abbiamo sempre il focus della nostra attenzione sul dover decidere, allora sulla parte pesante della decisione, sulla parte che veramente consuma tanta energia, perché devo superare una certa resistenza quando mi dico devo, quando mi sento in dovere. E invece potremmo rendercela molto più facile a focalizzarci sulla parte posso scegliere, perché ogni decisione è una scelta tra tra due o più opzioni. Certo che dobbiamo anche lasciare dietro sempre con ogni decisione una delle opzioni o tutte le opzioni per le quali non decidiamo, ma è la stessa cosa di una scelta. E se ce l'abbiamo più spesso per la mente questa libertà
di scelta, magari le decisioni perdono anche un po' di questa di questo che ci fa paura, della paura che ci fanno. Esatto. Poi mi viene anche, diciamo, parafrasando Paul Václavic, che il famoso, che è uno dei padri del problem solving strategico, la sua famosa frase "non si può non comunicare", potremmo anche dire che non si può non decidere, perché anche il non decidere alla fine è una decisione. È vero, è quasi decidere per un'altra Certo, opzione ancora, sì, o che è star magari fermi. 5 opzioni davanti a Sì. me, ma non decido niente, allora sto nella sesta. Sì, e secondo me c'è anche qui un bias cognitivo che ci porta quasi sempre a pensare che il non muoversi sia più sicuro del muoversi, che il non decidere sia più sicuro del decidere, ma in realtà anche questo è un falso mito, perché Totale. lo stare fermi e non decidere spesso è proprio la scelta peggiore che uno possa fare, no? Assolutamente, solo che non ci accorgiamo, e le cose che non ci accorgiamo non le sentiamo, e allora non ci sentiamo male. Però Andiamo- se scegliamo, Sì. se decidiamo di tornare e dire ma perché ho fatto così, cioè, fa male ogni tanto, però possiamo anche imparare tanto per le future scelte che possiamo fare. Andiamo un po' nella nostra esperienza personale, Sì. diario di bordo, con la nostra propensione al decidere e diciamo, a me viene in mente un episodio in particolare che è stato forse quello non più difficile, ma insomma più rischioso, ecco, che abbiamo affrontato noi due insieme, che è stata la decisione presa tanti anni fa di lasciare l'Agenzia Spaziale e avventurarci in una nostra esplorazione personale quindi anche imprenditoriale, no? Della parte dell'anti-aging, della medicina della longevità, Dello eccetera. spazio della nostra vita. Dello spazio della nostra vita, avventurarci. sì. E io mi ricordo che questa è una decisione che abbiamo preso in realtà abbastanza in fretta, cioè per chi non ci conosce, lì voleva dire lasciare un lavoro molto bello, molto sicuro, molto gratificante, che era il lavoro all'Agenzia Spaziale, dove eravamo entrambi assunti e all'interno, e un lavoro che per certi aspetti poteva anche sembrare un lavoro da sogno, no? Viaggi, mondo internazionale, E lo lavorare era. con gli astronauti. Lo era anche per certi lo versi, era. sì. E io quello che posso dire è che per me una delle cose che ha sempre funzionato meglio nel muovermi verso le decisioni è stato quello di chiedermi se questa decisione coincide con un altro gradino di crescita oppure no. E ogni volta che la risposta è no, tendo a propendere per il cambiamento, perché per me la cosa più importante in assoluto è andare avanti, è crescere, è progredire e non sentirsi fermi. E credo che professionalmente, per quanto un lavoro possa essere molto bello e gratificante, a un certo punto inevitabilmente ti senti un po' fermo, perché soprattutto in questi lavori che sono all'interno di grandi organizzazioni, dove il tuo spazio di movimento è definito da altri, non è definito da ciò che tu vuoi fare o essere, no? Quindi per me questa è stata la forza trainante, non so per te. Sì, anche per me, perché quando hai un progetto che abbiamo veramente provato tante strade anche di portare avanti la cooperazione in maniera che noi ritenevamo giusto, che era di portare alla gente che non ha niente a che fare con lo spazio le conoscenze e quelle cose che avevamo potrebbero accumulato, servire. sì. Sì, non siamo riusciti a portarlo fuori attraverso l'agenzia abbastanza o nel modo che Sì, noi sì. volevamo, allora abbiamo fatto. Io penso che fare una decisione o lasciare qualcosa dopo non aver neanche provato di creare una situazione, magari sarebbe una decisione per la quale dopo ci pentiamo, per la quale dopo ci colpevolizziamo. Ma se si sa di aver provato e di aver fatto svariate decisioni e scelte prima di fare la decisione di staccarsi, è la giusta cosa, e lo sento Sì. anche come giusta cosa. Certo, ci è anche andata bene e Beh, ci vuole certo, sempre però- una però- certa fortuna. Sì, anche, ci vuole come una certa dicevi. fortuna, però appunto
Se leghi le decisioni di cambiamento alla prospettiva di crescita, Sì. questo è anche un modo per alleggerire il peso del pericolo di sbagliare, perché Sì. tutto sommato anche una decisione presa in condizioni imperfette, che a un certo punto ti accorgi non era la decisione giusta, se è una decisione che ti ha portato fuori dalla zona di comfort, è comunque un'occasione di crescita, Sì. mentre la non decisione che ti fa stare nella zona di comfort difficilmente ti fa crescere. Ecco perché io ho trovato sempre molto utile come criterio pratico per agire questo domandarmi: mi fa crescere, mi spinge fuori dalla zona di comfort? Dove la risposta è no, non mi fa crescere e no, non mi spinge fuori dalla zona di comfort, io la risposta che mi do è ora di cambiare. È una cosa controintuitiva. Se è Sì. troppo facile non dovrei Sì, fare, sì. andare in quella situazione Ma o del dovrei resto- aumentare, alzare l'asticella in qualche altro modo. Sono d'accordo, e del resto, e non a caso, io lo dico sempre, mi sono evoluto con la mente dell'atleta, anche senza essere mai stato un atleta professionista. L'allenamento è questo, cioè se l'allenamento non ti porta ad alzare l'asticella, a cercare lo sforzo, a cercare la fatica, non è un allenamento. E spesso ci dimentichiamo perché la parola crescita sta anche storta a tante persone perché lo connettono con il dover sempre fare di più, ma quando non cresciamo come qualsiasi organismo, come qualsiasi essere vivente, decresciamo. Infatti non stiamo fermi. Purtroppo stiamo nella Hai zona ragione. di comfort, decresciamo e non è che non succede niente quando stiamo fermi. Dobbiamo No. sempre tenere questo in considerazione e esattamente. che crescere è bello, anche crescere è sentirsi in controllo, crescere è sentirsi efficace, efficiente, bravi, non è solo un dovere. Anche qua mi piacerebbe se potessimo farcela di non vedere solo il dovere in questo devo sempre crescere, sì, no, posso sempre crescere e questo Certo. è un bel processo. E anche questo assomiglia molto al muscolo, cioè Assolutamente. è un'illusione pensare, beh, ma non fare niente mi mantiene così come sono, al peggio non mi fa migliorare. È Sappiamo una balla tutti che totale. non è così, Non sì. fare niente ti fa Purtroppo. regredire mese dopo mese, anno dopo anno. Sì. Quindi anche questa è una riflessione importante. A proposito di riflessione, andiamo nel tuo spazio e lanciamo una riflessione sulle decisioni a voi che ci state ascoltando, un esercizio da fare per conto vostro e magari poi metterlo nei commenti delle varie piattaforme dalle quali state ascoltando. Il primo punto è pensare a una decisione che state rimandando, Sì. ok? E chiedersi: cosa sto evitando? È una vera paura o è una mancanza di informazioni? Sì. E mi ricordo davvero che posso scegliere invece di pensare devo decidere, perché già questo ogni tanto potrebbe abbassare e alleggerire quella paura di questo che avete identificato, cosa sto evitando davvero. Poi definire, questo è un punto molto importante, il passo più piccolo possibile, non il passo ideale, non il passo perfetto, non il passo più lungo che risolve tutto più rapidamente, ma il più piccolo che è fattibile. Sì. E poi farlo, questo passo, ma insieme con la promessa forte tra te e te, che questa decisione è stata la migliore possibilità del momento. È stata fatta con il te del momento che ci ha messo tutto per decidere e che non viene bastonato in un futuro. E questa, quando ti fai una promessa consapevole, magari lo scrivi anche, un piccolo contratto, Esatto. accetti questa decisione in tutte le sue sfumature e questo è molto importante per non sempre tornare e pensare ma cosa ho fatto, fatti sta promessa. Ecco, e magari una volta fatta questa riflessione, provare veramente ad agire entro 24 ore, Sì. portandosi dietro una frase chiave che è: non devi risolvere tutto, devi solo iniziare, perché anche qui c'è
una modalità sbagliata di tante persone di affrontare le decisioni e il cambiamento, che è quella di pensare che la singola prima azione che ho davanti debba essere risolutiva di tutto, ma non è mai così. Quindi il primo punto è iniziare, ok? Adesso chiudiamo, Andiamo oltre il confine. sì, con qualche riflessione, se vogliamo, un po' più filosofica sul tema delle decisioni, del tempo, del significato, e mi viene da dire che insomma la vita non è così tanto definita da ciò che ci accade, ma è molto più definita da ciò che decidiamo di fare con quello che ci accade. Lo penso anch'io e diventa più chiaro se torniamo al fatto che tante di queste decisioni facciamo inconsapevolmente. E siccome li facciamo inconsapevolmente, quella parte inconsapevole delle decisioni la chiamiamo spesso o troppo spesso che ci accade, Sì. destino. E se siamo più consapevoli, qua torna sempre La consapevolezza. questa consapevolezza, se siamo più consapevoli della parte automatica anche insieme con quella razionale, diventa molto più chiaro perché la vita non è solo tutto quello che ci accade, ma anche o soprattutto le decisioni che facciamo. Sì, e diciamo che insomma le decisioni che prendiamo ci danno una direzione Sì. nella vita, altrimenti il rischio è di andare un po' alla deriva, e credo che sia importante tornare a quello che ho accennato prima, cioè i problemi in realtà si risolvono solo attraverso l'azione e per agire devi ovviamente accettare che c'è dell'incertezza, c'è del rischio, che ti rimane. devi prendere delle responsabilità, Sì. no? Ma insomma non è mai attraverso una chiarezza generata a tavolino che riusciamo effettivamente a trovare la decisione giusta, ma è più che altro che decidere e agire rende le cose progressivamente più chiare. Quindi insomma io credo veramente che non decidiamo quando tutto è chiaro, ma decidiamo per rendere le cose chiare, Sì. cioè il mettersi in azione genera chiarezza. Che è anche bellissimo. Allora, un altro fattore perché il peso delle decisioni non dovremmo sentire, non dovremmo focalizzarci su quello, Esatto. ma sulla nostra grande libertà di fare 100.000 scelte al giorno. Sì, se riuscissimo a togliere il peso dalla decisione e aprire la prospettiva che ogni decisione rappresenta un'opportunità di scegliere, probabilmente decideremo molto di più e saremo agiremmo molto di più. molto meno stressati. Sì. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato, speriamo di esservi stati utili e buone decisioni a tutti, e ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie, ciao.